Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamenti in Giardino. Questo è un video proprio dedicato al rapporto quindi che c'è tra me e le persone che seguono il canale Appuntamenti in Giardino, perché sono arrivati nel corso di questi 3 anni sempre dei commenti, devo dire, molto piacevoli, e questo mi ha fatto capire che nonostante io non sia una persona che di professione fa il giardiniere, e quindi, come abbiamo visto nei video di Appuntamenti in Giardino, i successi sono stati tanti, ma sono anche tanti gli insuccessi, le cose non fatte perfettamente, però lo spirito del canale è proprio quello di fare un qualcosa che cerca di essere sempre al meglio, anche se ci sono delle cose che non funzionano. E quindi in questi 3 anni ho ricevuto dei commenti molto ma molto interessanti, molto belli, che mi hanno permesso anche una crescita, perché ci sono stati anche tantissimi consigli. Nell'ultimo periodo è arrivato anche qualche commento di critica costruttiva e anche un commento, tra l'altro è la prima volta che ricevo un commento veramente incredibile, di una bruttezza strepitosa, che io ho scritto in questo foglio e che voglio leggervi. Non citerò la persona che ha scritto questo commento nel mio canale Appuntamenti in Giardino, perché non mi va di mettere in primo piano una persona che dimostra nel suo commento non solo una grandissima mancanza di rispetto, ma che dimostra anche una non conoscenza delle piante. E quindi come si può criticare una persona che coltiva bene e nel male le piante se non si conosce bene l'argomento? Il commento dice questo: il commento arriva sotto un video di Appuntamento in Giardino, sotto uno short se non sbaglio, fatto sulla coltivazione con il laccio dei Paphiopedilum, in cui ho inquadrato il mio Angraecum sesquipedale, che purtroppo ha avuto la sfortuna di trovarsi come proprietario me, che l'ha travasato in un composto che non era adatto e quindi ha patito tantissimo. Adesso sto cercando di recuperarlo. Anche questo è un errore costruttivo. L'inquadratura è stata fatta sull'Angraecum, però questa persona ha scambiato un Angraecum per una Vanda, e quindi questo mi fa capire che già lì c'è una poca conoscenza dell'argomento per quello che riguarda le orchidee. Il commento dice questo: si vede che non ci capisci un'emerita minchia, proprio scritto, tra l'altro anche minchia con la K, quindi qui si può aprire un altro capitolo su quello che riguarda la grammatica e anche la cultura grammaticale di questa persona. La Vanda non va coltivata in vaso, basta guardare le foglie, scegli un altro argomento da trattare. Le orchidee vanno di moda, ma tu non te ne intendi affatto. Questo commento mi ha strappato un sorriso, però penso veramente a come internet a volte ci dà la possibilità di tirar fuori anche il peggio di noi, perché ci troviamo davanti ad una tastiera e quindi si pensa di poter intervenire dicendo qualunque cosa. La libertà di parola è una cosa molto bella, però va limitata questa libertà se dentro di noi non coltiviamo anche il rispetto comunque della persona che stiamo osservando. E questa persona, guardando la pianta di Angraecum, si è permessa, diciamo tra virgolette, di lasciare questo commento. Io non ho risposto al commento perché, come dicevo, per me questo tipo di lotte, di botta e risposta, insulto e insulto, è una cosa che proprio non mi piace. E quindi niente, volevo comunicarvi anche che cosa può arrivare in un canale di giardinaggio, ad esempio, con dei commenti di persone che probabilmente non coltivano o forse non sono state molto educate al rispetto verso le altre persone. E poi c'è anche questa totale libertà che dà internet proprio di poter intervenire, i cosiddetti leoni da tastiera che credono di poter scrivere qualunque cosa. E questo per le persone che sono magari un po' fragili nel loro progetto di video, ad esempio, possono sentirlo molto questo contraccolpo, nel senso, essere insultati in questo modo può essere una cosa pesante. Io ho la corazza di ferro, a me non me ne frega niente, io mi conosco benissimo e quindi può scrivermi una persona anche una cosa di questo tipo, al limite mi faccio una risata e lascio perdere. Comunque era solo per parlarvi di ciò che è arrivato qualche giorno fa qui nel canale Appuntamenti in Giardino. E va bene, ma ci sta anche questo, non si può avere la presunzione di far sempre le cose bene e aspettarsi dagli altri sempre il meglio.
In questo caso c'è una totale mancanza di rispetto, quindi questa persona non merita comunque una risposta. Però se arriva una critica nel senso: guarda che quella pianta la stai coltivando malissimo, dove hai preso quelle informazioni, perché veramente stai sbagliando tutto, bene, questo non è un commento cattivo, questo è un commento che ci fa riflettere su come quella pianta può essere coltivata meglio. E quindi questa è una persona che manda con educazione un commento, e quindi da lì noi possiamo soltanto crescere cercando di capire che cosa sta cercando di dirci quella persona. In più, nel canale di Appuntamento in Giardino ricevo a volte anche dei commenti dicendo che sono abbastanza ripetitivo, non tanto nelle argomentazioni ma nelle frasi magari ripetute spesso all'interno di un video, e che se sono così ripetitivo non posso fare i video così lunghi, perché altrimenti uno per 20 minuti, 30 minuti, 40 minuti si sente sempre dire le stesse cose. E qui io do anche un pochettino ragione. Questo accadeva tanto nei primi video di Appuntamento in Giardino, perché non sapevo bene come esprimermi. Parlare davanti ad una telecamera e non davanti ad una persona non è così semplice per una persona che non è abituata a farlo, e io ho imparato a farlo da 3 anni. I primi video infatti ero abbastanza ripetitivo. Adesso cerco sempre di non farlo, di controllarmi, perché io ho un pochettino la mania un po' di far entrare un po' i concetti nella mente delle persone, magari sulla coltivazione, che ne so, degli iris, e quindi a volte ripeto il concetto spesso, perché ci tengo che questa cosa arrivi proprio dentro l'attenzione della persona che sta guardando il video. E quindi mi scuso se spesso io mi ripeto sulle frasi, però caratterialmente sono una persona che quando parla a volte può capitare, molto spesso anche, che io mi ripeta. Comunque queste cose segnalatele pure sotto i video, così questa è anche una crescita per me, per cercare di parlarvi anche bene, cercando di non rifare sempre gli stessi errori. Del resto io non sono una persona che ha utilizzato nel corso della vita tante volte la videocamera, è una cosa che io sto facendo da 3 anni, e quindi pian piano cerco di migliorare per offrire a voi comunque un canale sempre di giardinaggio, in cui far vedere le cose che faccio. Ricordo sempre che il canale di Appuntamento in Giardino è proprio nato per questo. L'ho detto all'inizio del video e in questo caso lo ripeto, ma ne sono consapevole, che non essendo un canale professionale, nel canale Appuntamento in Giardino si possono vedere appunto tanti successi ma anche tanti insuccessi, così cresciamo insieme, cerchiamo di migliorare tramite i consigli e i commenti del canale la coltivazione delle nostre piante. Per quello che riguarda la durata dei video, mi piace raccontarmi, mi piace esprimermi, e non mi piace dare una limitazione a questo, anche perché viviamo in un mondo in cui andiamo sempre incontro ad una velocità, a cercare di restringere tutto in pochissimo tempo, probabilmente per avere più visualizzazioni. A me delle visualizzazioni non è che importa tantissimo, come potete vedere, nonostante il canale ha già 3 anni, non c'è una forma di abbonamento nel canale, non chiedo nulla, e se guardate anche bene sotto i video non sto a pubblicizzare la mia posizione su Facebook, su Instagram, su TikTok, in modo da cercare di portarvi veramente a farvi vedere tutte le cose. A me basta semplicemente raccontarmi e far vedere quello che è il mio giardino e la sua evoluzione nel corso delle stagioni. Per quello che riguarda le stagioni, ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino, in cui parleremo di un argomento di cui non ho ancora molto parlato, che è quello della transizione tra una stagione e l'altra, ovvero fiori primaverili e fiori estivi, ma in mezzo che cosa coltiviamo per poter apportare sempre un po' di colore nel nostro giardino. Lo vediamo in un prossimo video di Appuntamento in Giardino. Ciao a tutti, ciao ciao!